Buonasera a tutti. Ciao Regina, benvenuta nella mia rubrica Profumo di carta. Allora, un ringraziamento ai nostri ascoltatori e un ringraziamento speciale a Giuseppe che ci segue sempre per la regia. Allora, Buonasera oggi a tutti, a chi è in ascolto e a chi mi ha ospitato. ciao. Allora, oggi parleremo del tuo ultimo romanzo, Le ragioni del silenzio, che è questo. Edito Dream Book Edizioni. È un romanzo molto affascinante e ben scritto, direi, insomma, perlomeno io ho avuto questa impressione, è scritto con una tecnica particolare che ho apprezzato tantissimo, questi continui salti tra passato e futuro che inizialmente possono anche lasciare il lettore un po' così sorpreso, però a me è piaciuto tantissimo questa tecnica di scrittura. Allora, è un romanzo che ha come protagonista una donna, Micaela, che vive per 16 anni conservando un segreto che scotta molto e che purtroppo dopo un tragico evento dovrà per forza rivelare questa scomoda verità, creando cioè, uno scompiglio, un dramma direi più che scompiglio, nella sua vita e in quella dei suoi familiari. Questo è un po', diciamo così, il contenuto a grandi linee. È un libro che ha tantissimi personaggi, ha anche molte pagine, ma è un libro che si legge molto scorrevole, si legge molto in fretta, proprio veramente molto ben scritto. Allora, come prima domanda, prima di parlare del libro, vorrei che ci parlassi un po' di te. Chi è Regina nella vita e cosa fai oltre a scrivere dei bellissimi libri? Diciamo che nella vita di tutti i giorni sono principalmente nonna. Sono in pensione da qualche anno ed è stato lì che poi ho cominciato a dedicarmi a questa passione. Sono stata responsabile di un settore amministrativo in un'azienda leader nel settore delle audioprotesi e una volta a casa avevo già il primo nipotino pronto che mi aspettava. Il poter scrivere è stato per me una valvola di sfogo sotto tutti i punti di vista. Lo sappiamo, no? Ormai che scrivere è anche molto terapeutico. Quindi mi dedico alla famiglia, mi dedico ai nipoti, ne ho tre, li ho cresciuti tutti e tre, il più grande ha 18 anni, la più piccola ha 10 e comunque sono ancora in attività sotto quell'aspetto. E ho scritto 6 libri, il settimo è in produzione. Caspita, complimenti, perché oltre a fare la nonna fai anche la scrittrice, direi che mettere... Devo Sì. dire che ho anche scritto molte poesie, ho ricevuto diversi riconoscimenti negli anni per aver partecipato a concorsi, ma ho smesso da un paio d'anni. Cioè, all'inizio a me è servito per due ragioni. Uno perché volevo misurarmi con me stessa verso l'esterno, per cui quando partecipare a un concorso dove non hai sponsor, nessuno ti conosce, se qualcuno ti segnala o ti nota, qualche cosa ci sarà, no? E quindi questa è stata un po' una mia verifica per capire quanto potesse valere la mia scrittura e quanto potesse essere apprezzata. Quindi un paio d'anni fa ho detto basta, lascio lo spazio ad altri che magari come me possono avere bisogno di questa situazione e ripeto, ho scritto racconti brevi, ho scritto poesie, ho fatto una grande produzione, ma è stato un esercizio per me. Scrivere romanzi brevi vuol dire esercitarsi nella scrittura e vuol dire imparare la sintesi. È vero, che non è semplice, per niente. Bisogna allenarsi molto. Eh sì, brava, complimenti, perché io non ci riesco. I romanzi brevi proprio non sono il mio forte, devo dire. E ripeto, era solamente un mettermi alla prova e per me era l'equivalente di un corso di scrittura. Eh sì. Molto interessante questa cosa che hai detto, è vero comunque, sì, è un mettersi alla prova.
Allora, da dove nasce Le ragioni del silenzio? Come ti è venuta l'idea di scrivere questo romanzo? Perché ci siamo abituati a non dire più la verità. Ci siamo abituati a camuffare la verità in qualche modo. Facciamo fatica anche nel rifiutare un invito con un'amica, con una persona conosciuta, magari non abbiamo voglia, ma noi non riusciamo a dire no, non vengo perché non ho voglia. E troviamo Mm. pretesti, troviamo scuse. Quindi la menzogna è entrata talmente tanto a far parte della nostra vita che non ci accorgiamo neanche più quante volte vi facciamo ricorso. E tra l'altro un'altra cosa che volevo evidenziare in questo racconto, nel raccontarlo, è che le bugie bianche in realtà non esistono e che ogni bugia, quando la diciamo, mh, molto spesso non la diciamo per fare soffrire di meno gli altri, ma la diciamo per soffrire di meno noi. È come non prendersi una responsabilità. Anche Quindi se in realtà, anche se in realtà sembra che uno dice una bugia, a volte magari dice per non ferire l'altro è meglio dire una bugia che dire la verità, e no? poi però magari col tempo succedono delle cose nel frattempo e magari poi a un certo punto quella bugia detta a fin di Mm. bene esplode e poi Certo. magari ti trovi a doverne anche rendere conto. Allora, diciamo che non è che tutto è così, diciamo che volevo un po' mettere sotto i riflettori una storia che potesse far appunto riflettere. Poi è chiaro che non è tutto sbagliato, non è tutto, però per spingere un lettore a riflettere su quello che ha letto, devi creare una situazione, no? E in questo libro, se tu hai fatto, cioè sei arrivata fino in fondo alle 440 pagine, cosa che hai fatto, ti sarai reso conto che alla fine ognuno di loro aveva qualche cosa e qualche bugia o qualche segreto che ha tenuto nascosto, Eh ognuno. sì, Quindi alla ognuno. fine sembra che sia Micaela quella che ha fatto ricorso alla menzogna, ma in realtà poi nello svolgersi delle vicende di ognuno arriviamo anche a vedere che poi alla fine nessuno è esente da questo. È vero, è vero. Infatti anche in altri personaggi poi si nota questa cosa, che tutti avevano nascosto qualcosa, anche se diciamo che la menzogna di Micaela è stata una menzogna abbastanza grave, ma comunque anche le altre non erano da meno, insomma, non al suo livello, però Diciamo che queste bugie raccontate a fin di bene o no, in qualche modo hanno modificato la vita di qualcun altro. sì, In è qualche vero. modo ha inciso comunque quel racconto, ha inciso sulle decisioni che magari poi sono state prese. È questo il discorso, no, di fondo, il Di motivo fondo, di questo libro. certo, certo. E il titolo che è molto bello, Le ragioni del silenzio, l'hai scelto tu? Sì, l'ho scelto io e l'ho scelto proprio perché poi alla fine, in realtà la Micaela non parte da una menzogna, ma parte da un non detto. E quindi quel Sì, non detto poi è la ragione per cui alla fine tutto a cascata succede e non si può più tornare indietro. E quindi a volte nel silenzio ci sono le ragioni, non sempre poi il silenzio si trasforma in una bugia, però quando tacciamo su qualcosa, poi magari c'è sempre una ragione e bisogna capire qual è. anche la cover mi è piaciuta molto perché, vabbè, mi è piaciuta prima ancora di leggere il libro, dico la verità perché mi ha incuriosita, non avevo ancora letto niente, ma dopo averlo letto chiaramente è una cover molto significativa che una volta che hai terminato la lettura capisci il perché di questa cover, è proprio significativa, mi è piaciuta molto, ma l'hai ideata tu? O hai dato tu spunto all'editore? Nel senso, Diciamo che io ho dato delle indicazioni, perché ecco. se tu leggi la storia, forse il momento, quello proprio più significativo è questo. Eh sì, Lei che sa che quando attraverserà quella strada
il suo mondo, ma soprattutto il mondo di tutti coloro i quali sono in quella casa, verrà stravolto. E quindi lei sta per affrontare un momento veramente drammatico. E infatti era proprio quello che intendevo dire, proprio quando hai letto il libro lo capisci. Sì. Cioè, capisci bene il significato di questa cover. In qualche modo, girata, voltata verso la casa, Mm, fa capire la sua solitudine. certo, C'è la infatti, solitudine è quel momento dove c'è solo lei. perché così sarà, lei sarà sola. Sì. Io prima avevo parlato inizialmente dello stile della tua narrazione, che mi ha appunto, tu hai detto, mi ha colpito molto perché questi continui flashback e flashword rendono la lettura davvero intrigante. È una tecnica che utilizzi normalmente o l'hai utilizzata solo in questo romanzo? Allora, diciamo che in questo romanzo dovevo costruire la storia in qualche modo e il passato andava ad incastrarsi in un presente, quindi non poteva essere raccontato tutto dall'inizio come se fosse una storia che continuava mentre si svolgeva, che veniva scritta mentre si svolgeva. C'erano quei 16 anni in mezzo, quindi Mm. bisognava trovare un modo per raccontarla, essere nel presente con il problema che comunque poi spingerà Micaela a doverla svelare questa menzogna, e quindi siamo a oggi, ma oggi è il risultato che nasce 16 anni prima e che durante quei 16 anni comunque si è evoluto. E quindi è stato un modo, cioè cerco sempre nei miei romanzi di non ripetere, è una mia regola, di non ripetere Ah, lo stile, lo stile. ma non ripetere neanche, cambio completamente le storie, perché io ho amato molto alcuni scrittori che nella loro prima fase mi sono piaciuti moltissimo, non ne farò i nomi, mi sono piaciuti moltissimo e quindi li ho seguiti. Il primo, il secondo, il terzo, dal quarto in poi le storie cominciavano a sembrare le stesse, cambiavano i nomi, cambiavano i luoghi, ma poi c'erano delle situazioni che si ripetevano e quindi io cerco proprio di non fare questo, di non arrivare a quel punto, per cui cambio completamente le storie, cambio completamente i luoghi dove si svolgono e cambio anche lo stile. Cambia anche lo stile, la tecnica Sì, narrativa. sì, diventa qualcosa che nasce insieme al racconto. Sì, esatto, e quindi ogni romanzo ha il suo stile, la sua tecnica. Ok. Senti, vogliamo parlare un po' di Micaela, che è la protagonista principale, anche se in realtà i protagonisti sono veramente tanti, tantissimi, però lei è un po', diciamo, la più importante, quella poi da cui nasce tutto il resto della storia. Una domanda che, vabbè, non vorrei spoilerare troppo, però una domanda che mi è venuta così, cioè che io so il perché, però il lettore non lo sa. Michaela a un certo punto dovrà dire la verità. Come mai prende questa decisione? Io non sono molto, allora, non spoilerare per me significa non svelare quello che succede poi, dopo che la storia, no, viene detta, perché in realtà il racconto non finisce lì, non è che nel momento in cui io svelo questa verità e poi finisce il discorso e ognuno se ne va per la sua strada come crede, come vuole. No, è da lì poi in realtà che parte veramente la storia. Quello che c'è prima è una sorta di prologo per arrivare lì. Quindi per me raccontare a un ascoltatore in questo caso perché, no? Il perché di questa bugia è proprio funzionale a quello che ci stiamo dicendo, altrimenti non ha senso, ecco, ha senso per noi, ma non ha senso per chi ascolta. Quindi io un po' di storia la racconterei. Tu lo sai che l'ho fatto anche se hai partecipato a una Sì, mia sì, presentazione, infatti per quello ti ho fatto questa domanda. quindi io l'ho detto proprio a monte. Se vuoi Sì, lascio a te il compito di raccontarla.
No, No. raccontalo tu. Se Vabbè, vuoi allora, raccontarlo, raccontalo tu. diciamo che molto sintetizzando, Micaela fa parte di una bella famiglia, una famiglia che non parliamo di libro cuore, una famiglia con i suoi problemi, una famiglia con i suoi dolori anche, no? Le sue prove anche dure che ha dovuto affrontare, però è una famiglia unita. A un certo punto la sorella di Micaela, Lisa, presenta in famiglia il suo fidanzato, quello che di lì a poco diventerà il marito, e Micaela se ne innamora perdutamente, immediatamente. Fa di tutto per lottare contro questo sentimento, arriva al punto anche di trasferirsi in un'altra città per mettere le distanze, sperando con questo di toglierselo dal cuore. In realtà passa qualche anno, la vita funziona un po' così, lei cerca di andare a casa sua il meno possibile e così via. Complice un viaggio di lavoro di lui, è un simposio al quale partecipa lei, che è comunque una, è un medico, Parigi, la città per eccellenza dell'amore, lei pensa ancora a lui, insomma, quella sera esce e fatalità si incontrano. Quell'incontro avrà un seguito. Lei si lascia andare un pochino, vuole viversi quei pochi giorni che qualcuno le ha regalato, li vuole vivere come un regalo e quindi si prende tutto quello che può. Peccato che però che l'ultima sera finisce come non deve finire, cioè finiscono a letto e non finisce qua. Tornano a casa, lei lo convince a non raccontare niente a quella che nel frattempo è diventata sua moglie, convince appunto Claudio, si chiama il cognato, che si è trattato di un momento che non succederà mai più e che il matrimonio non deve essere messo a rischio per questo. Lui con molta fatica si lascia convincere, ma la cosa peggiore è che un mese più tardi si accorgerà di aspettare un bambino. Quindi sparisce dai radar, se ne va in America, cerca di fare in modo che questo bimbo nasca e diciamo riuscendo a giocare sulle date in maniera che nessuno, men che meno Claudio, possa mettere in relazione questo bambino con lui. E da qui parte tutto. 16 anni più tardi, nel mezzo c'è tutta una storia, tante situazioni, 16 anni più tardi succederà qualcosa per cui Micaela sarà costretta a svelarla questa verità. Questa verità, eh sì. E saranno 16 anni molto duri per lei, che riuscirà però ad affrontare, devo dire, a testa alta. È stata veramente molto, molto brava ad affrontare una realtà del genere, perché 16 anni di isolamento non sono facili, insomma. Una donna che si ritrova sola, lontana dalla famiglia, in un altro paese, con questo segreto da custodire, insomma, decisamente non è facile. Micaela ha dimostrato di essere una donna forte. Anche se nella sua vita entra Andrea, che comunque Sì, sarà un certo, sostegno per lei segno. importante. Quindi diciamo che quando tutto sembrava incanalato verso binari tranquilli, dove lei si era anche un po' rassicurata sul fatto che ormai non sarebbe mai venuta a galla questa verità, questa situazione che comunque si verifica da un momento all'altro la porta appunto a doverci fare i conti. Comunque Micaela è un personaggio sicuramente controverso. Chi ha letto il libro molto spesso mi ha detto che ha cominciato odiandola e poi invece via via ha diciamo un po' smussato certi angoli, ha capito certe decisioni che lei ha preso. Ma io ti dico la verità, non l'ho odiata. Beh, forse un po' sono venuta alla tua presentazione, quindi un po' sapevo, però non l'ho odiata, magari l'ho giudicata, termine un po' tra virgolette, giudicata un po' così negativamente, ma sono cose che possono succedere, sinceramente. Sì, lei ha commesso un errore, però sono errori che possono accadere a qualsiasi essere umano, sono uno sbaglio. E purtroppo sono state le conseguenze quelle che sono state gravi, non tanto l'errore che ha commesso. Allora, volevo chiederti, nel tuo romanzo ci sono, come ho detto prima, tantissimi personaggi, tra cui ci sono anche degli adolescenti, vabbè, dei bambini,
ma adolescenti anche maturi, che subiscono, come Damiano, che subiscono le scelte degli adulti, però si dimostrano più maturi di loro. Ne vuoi parlare un po'? Beh, diciamo che loro sono diciamo, l'epilogo positivo di Eh tutta sì, questa situazione, mentre ogni adulto si è trovato di fronte a una verità che ha stravolto quei 16 anni della loro esistenza. Provate un attimo, no, a pensare per 16 anni io ho creduto delle cose che sono stato indotto a credere, no? E magari durante quei 16 anni ho fatto una serie di scelte, ho comunque cambiato alcune cose, ne ho fatte altre. Quando ti ritrovi poi a quel punto, è normale che ti chiedi quanta verità c'era in quella vita. Quella bugia aveva reso anche finta quella vita che avevano vissuto tutti quanti. Ognuno di loro a questo punto ci dovrà fare i conti e dovrà capire cosa vuole salvare di quello che è successo. Mentre i ragazzi no, i ragazzi pensano, vanno al pratico, sono molto più pragmatici degli adulti e loro scoprono comunque quello che è successo, e lo dico anche perché alla fine avete capito, no? Che se lei ha avuto un bambino da Claudio, vuol dire che i figli di Claudio non sono più i cugini di Diego che è il loro figlio, ma sono i fratelli. Ok? Quindi quello che invece non la prende bene all'inizio è Diego, perché Diego si ritrova anche in un discorso con il suo cugitello, è un termine che ha Costello. coniato per definire, no, il loro rapporto, cugini, fratelli, quindi Cugitello. cugitello. E praticamente lui dice, tu hai sempre quel padre e quella madre, hai quella sorella, hai quella zia, per te non è cambiato niente. E invece io, quello che credevo essere mio padre e che io amo, non è mio padre. Quello che credevo essere mio zio scopro essere mio padre. I nonni paterni che pensavo fossero i miei nonni non lo sono. In realtà i miei nonni paterni sono i tuoi cugini sono i miei. Quindi io no, non c'è più niente di quello che c'era prima, che ancora è così adesso. Quindi io devo rifare tutto nella mia testa, io non ce la faccio, non me la sento. Però poi alla fine sono così bravi che riescono a trovare una quadra e sono loro quelli che porteranno fuori dall'impasse anche la famiglia in qualche Eh sì, modo. sono proprio loro, infatti. Allora, Michaela ha commesso un errore, ma quello che io mi chiedo, la reazione che ha avuto la famiglia, gli adulti, perché parliamo degli adulti, che l'hanno praticamente ripudiata, a partire dai genitori e la madre stessa, ma io dico, è giusto, cioè, fino a che punto è giusto arrivare a questo punto? E Scusa il c'è gioco di un parole. particolare che lo rende comprensibile. Lei ha tradito la sorella e loro sono i genitori anche di Lisa. Sono in mezzo. Dove devono stare? Qual è la parte da difendere? Loro a un certo punto comunque se ne tirano proprio fuori. Forse c'è un pezzettino, posso Sì, leggerlo? leggi, leggi, infatti volevo dirti poi se leggevi un Okay. brano, perché al Ecco, a momento giusto. proposito proprio di questo momento dove lei ha appena raccontato la verità alla sua famiglia, c'è un rifiuto subito, al momento le reazioni sono molto drammatiche e pesanti. Il padre è quello che si fa carico di portare, diciamo, a Micaela quelle che sono un po' le sensazioni e le decisioni che sono maturate in quei pochi minuti e le dice: quello che hai fatto è grave, gravissimo, ma fare male è quello che non hai fatto. Ho troppe domande che vorrei farti, ma non adesso. Adesso devi andare via, Michaela. In questo momento la tua presenza non è gradita in questa casa. Nessuna spiegazione, ammesso che tu ne abbia, potrebbe alleggerire il dolore che ci hai causato. Ci hai trascinati in una situazione che non offre via d'uscita.
non dopo anni e anni durante i quali ci è costretto a vivere, nostro malgrado, nella menzogna. Abbiamo bisogno di tempo per capire se c'è qualcosa che si possa salvare di noi, e questo ognuno dovrà deciderlo per sé. Ecco, cioè, questa è la posizione in cui si trovano in quel momento, ma poi c'è una figlia che ha fatto del male all'altra figlia, ok? Quindi lei ha tradito sua sorella Sì. con il cognato. È grave questa cosa. Non possono più essere una famiglia. In che modo si possono trovare Natale, Pasqua, le feste comandate? Cioè, come può succedere questo? Quindi loro sono stati messi in una brutta situazione e dopo un primo momento diciamo che ci sarà un altro momento dove verrà spiegato qualcosa in più, no? Cioè, a un certo punto loro decidono proprio di tirarsene fuori e di lasciare che se la sbroglino loro, Di loro, sì. che decidano loro che cosa vogliono fare della loro vita. Ecco. Quindi non lo so, io credo che se ci si mettesse per un attimo nella loro posizione, forse non so quanti avrebbero, cosa È potevano fare? è Cosa potevano difficile fare? trovarsi in una situazione del genere, perché comunque la madre è la madre di entrambe. Cioè ripudiare Appunto. una figlia deve essere veramente Nel tragico. momento in Però, cui avessero riaccolto Micaela in casa, Lisa cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto? Si sarebbe sentita tradita anche dai suoi anche genitori. dai suoi genitori, certo, questo è vero, sì. È una situazione veramente dalla quale è ben difficile uscirne, insomma. Si son trovati davvero a vivere un dramma che a questo punto hanno fatto forse la scelta l'unica che potevano fare, insomma, Ma queste persone. poi, insomma, un libro non deve mai giudicare o essere giudicante. Un racconto deve mettere in condizioni chi lo legge di Sì, farsi un'opinione, un'idea. E quindi ci sta tutto, no? Ognuno si identifica magari con un personaggio, si identifica in una situazione e poi decide per sé che cosa avrebbe fatto o cosa vuole salvare. Però è grave, ripeto, io in questi 16 anni ho ritenuto mio nipote il figlio di Andrea e di Micaela, non il figlio di Claudio e di Micaela. E adesso che succede? Cioè, io lo amo lo stesso, per me è mio nipote resta, ma sono cambiati tutti gli assetti, non eh c'è sì, più niente che sia come prima. cambiato completamente tutto. Allora, c'è uno dei protagonisti che poi è il fratello di Micaela, Damiano, l'unico che non rompe i ponti con lei. Le telefona, cioè cerca di starle vicino, cerca di capirla. Come mai Damiano si discosta così tanto da tutti gli altri? Perché Damiano in quella famiglia è un po' l'ago della bilancia, anche quello che gli è successo nella vita, no? Lui ha avuto un incidente, questo incidente lo ha reso su una sedia a rotelle, quindi non ha più recuperato l'uso delle gambe. Non è stato soccorso, chi lo ha soccorso l'ha lasciato agonizzante in L'ha mezzo lasciata alla strada. Nonostante questo, quando poi alla fine ci sarà un momento nel quale anche questa verità, no, mh, troverà il suo racconto. Lui reagisce in una maniera come forse pochi avrebbero reagito. infatti. Lui non si è incattivito da Appunto. quell'esperienza, ne ha tratto anzi una forza maggiore, quindi lui è arrivato anche a una comprensione diversa della vita, dei rapporti, dell'animo umano. Quindi è proprio la persona in mezzo a tutti loro che in qualche modo si assume poi il compito di fare da tramite, di Da tram cercare comunque di riportare la situazione su certi livelli. Poi è talmente tutto così complesso ed è una storia tutta in divenire che nel momento in cui c'è la parola fine, non è in realtà una fine, c'è no, ancora un percorso che dovranno fare, ci sono ancora esatto. delle cose che dovranno essere raggiunte, quindi sono aperte molte possibilità.
infatti io mi sono già vista il seguito, ho già pensato come potrebbe essere il seguito. Allora, si parla di menzogna. Secondo te la menzogna, se detta a fin di bene, è accettabile o a tutti i costi è meglio dire sempre la verità? Dipende, ripeto, dipende, perché poi se si tratta di piccole bugie che non vanno ad impattare sulla vita degli altri, ci si può anche provare, però veramente non si può neanche essere sempre sinceri a tutti i costi, eh. Mm, Non si può sempre essere in condizioni di poterla dire, di volerla dire e di doverla dire questa verità. Cioè, ci sono delle situazioni dove le ragioni del silenzio possono valere. È sì, questo il punto. Però più che la menzogna io starei sulle ragioni del silenzio. Cioè nel sì, momento in cui non posso dirti la verità, non ti racconto una menzogna, ma cerco di comunque lasciare uno spiraglio, no? A una possibilità. Trovo il modo comunque di non dovermi calare in quella situazione in quel modo. E quindi le ragioni del silenzio possono valere in quel caso, ma è il silenzio più che la menzogna, quello che io posso ritenere una bugia bianca, cioè sapere delle cose e non dirle, perché comunque esatto, dirle potrebbero comunque causare più dispiaceri, dolori e danni se non, no, essere, per esempio, no? Quella classica, io vedo il marito della mia migliore amica in atteggiamenti intimi con un'altra donna. Che faccio? mm, Vado da lei e le racconto tutto? Magari conoscendola ed essendo una mia amica, io so anche che fra loro c'è un rapporto vero, magari quello è solo un inciampo. Cioè mi faccio delle domande, no? E mi chiedo che diritto ho io mm, di intromettermi in quella situazione. Quindi cosa posso fare? Una cosa che io ho fatto questo esempio non a caso. Ho preso la persona, in questo caso il traditore, e gli ho certo, detto: cosa stai combinando? Io ti ho visto. Mi hai messo in una condizione particolare, però io voglio capire perché a questo punto ho una cosa importante, mettiamolo pure, e allora glielo devi dire. Oppure glielo dico io. Ecco. Cioè, voglio dire, io non sono andata da lei. E ho fatto l'esempio classico. In quel caso non ho detto una bugia, ho taciuto. eh sì, infatti, Però ho cercato in quel caso, in certo. casi diversi, E voglio poi dire, dipende, chiaro, dipende dal dipende. caso, Allora, dipende. non bisogna criminalizzare la bugia. Certe bugie, ripeto, sono situazioni che valutate nel loro contesto possono essere anche gestite in quel modo. E poi ribadisco che l'intento era quello di far vedere quante volte facciamo ricorso alla menzogna, anche quella banale, e soprattutto dovremmo chiederci prima di cominciare a raccontarne una quali conseguenze potrebbero avere, perché ci sono menzogne che una volta che le hai dette poi le devi mantenere per tutta la vita, devi anche chiederti se sarai in grado In grado di appunto, infatti. Io non condivido quelle persone che in punto di morte svelano magari Ah, sì, qualcosa, perché vogliono alleggerirsi la la coscienza, ma coscienza. intanto hanno caricato sulle spalle di qualcuno un peso enorme, dopo tanti anni è più pesante da portare, un peso Certo. così. Senti, come mai hai deciso di affrontare la tematica del tradimento? Perché per costruire una storia che avesse comunque una certa presa, diciamo, sul lettore, bisognava costruire una situazione al limite, no? O comunque la situazione quella che tutti noi temiamo possa succederci prima o poi. Perché Eh il sì, tradimento è la cosa
più brutta che possiamo subire nella vita. Non parlo solo del tradimento di un uomo verso una donna e viceversa, parlo anche del tradimento di un'amica, il tradimento Certo, di un figlio, il tradimento di qualcuno in cui credevi, cioè il tradimento. sì, sì, Io credo che sia veramente una situazione, ripeto, tra le peggiori che ci possano è capitare. vero. Le delusioni poi sono veramente tante e l'impatto anche. No, sì, Io sono nella mia d'accordo. vita, io nella mia vita ho taciuto molto spesso, ho proprio taciuto e ho fatto molto male a me e me Mm. ne sono resa conto a un certo punto della mia vita che per salvare in qualche modo, fra virgolette, tutelare la serenità di qualcuno che amavo, mi sono portata dentro un fardello talmente pesante che poi a un certo punto mi ha schiacciata. E questo è stato anche uno dei motivi. Attenzione, perché, ripeto, tutto ciò che noi non diciamo, tutti i nostri non detto, Mm. vanno a stratificarsi dentro di noi. Dentro di noi, certo. E alla Eh, fine siamo noi che ci dobbiamo fare i conti. Purtroppo non sei la sola e credo che molte donne, soprattutto donne, si ritrovino spesso in situazioni di questo tipo. Mi ci sono ritrovata anch'io, quindi ti capisco benissimo. Qual è il messaggio che, a parte l'hai già detto praticamente, però era una domanda che volevo fare, che generalmente faccio un po' a tutti, il messaggio che vuoi lasciare ai tuoi lettori e a che target si rivolge il tuo romanzo? Allora, intanto, come tu puoi confermare, è un romanzo scritto in una maniera, diciamo, molto ehm, alla portata di tutti. Sì, Può leggerlo chiunque. Anche diciamo, le situazioni non sono mai descritte in maniera pesante né in maniera sono sempre scritte con una certa delicatezza, fanno più intuire che sì, raccontare. esatto. E quindi lo può leggere anche un adolescente, ma io credo che sia molto più indicato a quel target, se vogliamo. Certo, non parlo di ragazzini di 12 anni, di No, 10 beh, anni, chiaro. però 15, l'età dei nostri due cugini, voglio Eh, dire, perché è lì, no, che già si comincia a mentire, è lì che già si cominciano a formare certe situazioni che ti portano, no, poi a certi comportamenti. E quindi secondo me, anzi ti dirò di più, che sto cercando, non sono ancora riuscita, di portarlo nelle scuole, proprio sì, per questa ragione. Cioè, voglio sì, sì. sottoporre certi temi ai ragazzi, perché se vogliamo veramente che quello che noi scriviamo serva a qualcosa e a qualcuno, è lì che dobbiamo andare a seminare. Hai E ragione. dove ci sono, allora le persone adulte hanno già una loro formazione, una Sono già loro forma formati. mentale, quindi è più difficile, no? Però a loro bisogna dare come dire, il momento in cui magari rifletterci sopra, mentre i ragazzi bisogna dargli degli input, bisogna dimostrare, no, cosa succede, perché comincino da lì a capire. Eh sì, sono completamente d'accordo con te. Senti, che ruolo ha la scrittura nella società attuale secondo te? Se ha Allora, ancora un ruolo. ecco, secondo me è inflazionata all'eccesso e quindi ormai sembra che io mi metta su un livello diverso, non è così, però ormai scrivono tutti davvero. Ormai poi Ve da quando c'è la possibilità di autopubblicarsi ci sono in giro delle cose veramente vergognose, che non sono scritte neanche in italiano. Cioè, Adesso poi c'è anche l'intelligenza artificiale, per cui figurati. però Eh a sì. quel punto stiamo perdendo la nostra umanità. Lo so, però Questo c'è. è il punto. E a maggior ragione bisogna battere su questo, però ripeto, la scrittura ormai è inflazionata. Io Sì. conosco scrittori che girano nella mia orbita comunque, che hanno come punto d'onore di scrivere un libro all'anno. Ma perché? Ma perché? Eh, Cioè un libro lo devi scrivere
nel momento in cui sei pronto a scriverlo, primo. Hai Secondo, qualcosa da dire? devi avere qualcosa da dire, ma bisogna anche... Io, uno dei miei romanzi, che era molto complicato perché mi sono bloccata sul finale. Lo dico proprio sinceramente, io ci ho messo 4 anni, cioè l'avevo scritto, poi l'ho tenuto nel cassetto perché il finale per me era importante ma mi creava dei problemi, quindi avevo due opzioni e dovevo scegliere. Finché non ho scelto, io non avevo fretta di doverlo per forza pubblicare, bisogna fare le cose con calma. Io lo leggo, lo rileggo, torno indietro. Prima ti parlavo dell'esercizio, no? Della sintesi e della scrittura. Io per divertimento, se vuoi, ho provato in tempi diversi una frase a prenderla e scrivere quella stessa frase in 1000 modi diversi. Trovare il modo per poterlo continuare a dire che avesse lo stesso significato, ma utilizzando cioè una forma diversa, Forme diverse, termini diversi, un certo. modo diverso di arrivarci. E per me è È un stato... esercizio di scrittura creativa. E io questa cosa, cioè quando ho finito, metto la parola fine sul mio romanzo, poi ora che veramente è arrivato alla fine, l'avrò letto una quarantina di volte. E anch'io. Cioè, è così, quindi io non Sì. mi metto... Ma poi non smetteresti mai, perché ogni volta che lo rileggi ci trovi qualcosa da cambiare, almeno a Sì, me sì. succede così. Infatti io non sono mai più ritornata a leggere nessuno dei miei romanzi. Una volta pubblicati, per Basta, me no, basta. non anche perché se cambi anche tu, Ma cioè sei infatti prima o diversa poi anche devi tu. anche smettere di rileggerlo, perché altrimenti non lo finirai mai, perché Man mano giustamente che cambi anche tu, per cui vedi eh, le cose sotto man un'altra mano che ottica. viviamo e ci succedono cose, non ce ne accorgiamo, ma già stiamo cambiando il nostro Certo, punto di vista. Quindi se vai a rileggere una cosa che hai scritto 2 anni fa, 3 anni fa, quando tu eri un'altra persona, è chiaro che basta, certe cose magari non le diresti più, non le no, scriveresti più in quel modo. Quindi poi infatti. la cosa bella della scrittura è che, lo dico ogni volta che mi capita di poterlo dire, è che io non ho mai in testa la storia quando comincio, ho una traccia di Una quello che traccia, vorrei brava. scrivere, ma in realtà poi quando comincia la scrittura e si cominciano a delineare i personaggi, succede il miracolo, succede che sono i Sono personaggi loro che che ti ti portano. raccontano la storia e ti portano È vero. Guarda, dove questa cosa è vogliono. verissima. È proprio Quando, così. quando appunto mi capita di raccontarlo, se ho 2 minuti, questo aneddoto lo racconto, io ero arrivata alla fine di un romanzo, per me era finito, tutte le cose che dovevano essere dette erano state dette, tutto quello che doveva venire fuori era venuto fuori, quindi mancava solo la parte finale che era che il protagonista avrebbe raccontato quello che era successo e che doveva essere raccontato alla sua famiglia, ma non c'era neanche bisogno di dirlo, doveva solamente essere detto perché la storia chi leggeva il libro la conosceva già. Quindi questa persona all'alba esce di casa, dovrà affrontare la sua famiglia alla quale racconterà quello che non sanno e cammina, ha bisogno di raccogliere un po' le idee e a un certo punto comincia a camminare e cammina e cammina e cammina finché arriva davanti ad un cancello, si ferma e schiaccia il campanello. Ecco, dopo quel campanello suonato che io non sapevo né dove stesse andando né perché, ha fatto tutto lui. E ci sono state altre circa 30-35 pagine dove mi sono accorta che invece da dire c'erano ancora tante cose, ma io non lo sapevo, quindi è Eh stato sì, lui a è dirlo a bellissimo, me. Ecco, bellissimo, perché e guarda, c'è è vero, stata questa cosa succede. che è la magia della scrittura. Se ti lasci Sì, andare e lasci la mente aperta, sì, succede questa è cosa. vero. Sì, è successo anche a me. È successo anche a me
lasciarmi prendere poi dai personaggi e andare oltre quello che io avevo previsto. Anch'io Posso non... farti anch'io una domanda, mia è Dimmi, permesso? È come no? permesso? Fammi una Ok. domanda. Cioè, invece tu cosa pensi del mondo della scrittura adesso e di quello che vedi intorno a te? Qual è il tuo Guarda, giudizio? sono d'accordo con quello che hai detto tu prima, è molto inflazionata, c'è tantissima gente, secondo me ci sono più scrittori che lettori a un certo punto, perché la gente non è che si legga tanto in Italia, sì, si legge ma non tanto, si scrive tanto, si scrive troppo e non tutti hanno... Io sono una scrittrice emergente, sono ancora alle prime armi, ho scritto 3 libri, ma io mi ritengo ancora alle prime armi, nonostante abbia preso anche dei premi, però credo che veramente troppa gente scriva senza cognizione di causa e senza un minimo di preparazione, la classica cassetta degli attrezzi, ma anche una preparazione, un feedback culturale, buttano qualcosa e poi chiaramente poi c'è il discorso dell'editing che spesso non viene neanche fatto, per No, cui no, no, infatti ripeto, da quando c'è questa possibilità di autopubblicarsi, poi non ci c'è sono ottimi scrittori anche tra gli certo. autopubblicati, per l'amor di Dio. Io leggo anche libri di scrittori che pubblicano appunto in self e ci sono scrittori che scrivono bene, però ce ne sono altri che veramente, cioè, proprio capisci che non c'è stato un lavoro, non c'è stato un editing, quindi questo è Io una grave. volta ho letto un libro di una persona che era per la sua prima esperienza. Peggio ancora, voglio dire, se sei alla prima esperienza ti devi anche un po' affidare a chi ti può aiutare, no? Come no? E L'editing è lei ha importantissimo. scritto questo romanzo, allora, comincia raccontando la storia in terza persona e ogni tanto passava alla storia a livello personale, quindi lei diventava io, Oh, mamma. ok? I verbi lasciamo stare, la cosa peggiore, questa persona mi conosce, mi conosceva anche allora, mi ha dato questo libro da leggere suo, aveva letto i miei, ne avevo già scritti 3 o 4 e a un certo punto sono rimasta sconvolta perché aveva preso pari, 2 pagine, 3 del mio romanzo che aveva letto e lo aveva fatto suo. Stessa punti, virgole, a capo, Caspita. ok? Quindi voglio dire, mi sono anche chiesta quante volte può succedere una cosa così, mica lo sappiamo che qualcuno che magari legge il tuo libro. Ah sì? Può essere, Comunque tranquillamente. io lì sono rimasta davvero molto Eh beh, sconvolta. vorrei vedere, altro Lei, che. lei forse non si ricordava dove l'avesse presa quella Già. roba e da chi. Io invece che conosco molto bene i miei libri, Eh beh, questo per ma dirti, dai, ma quindi succede di pazzesco, tutto. Va pazzesco. bene. Ascolta, ultima domanda. Vabbè, progetti futuri, hai detto che stai già Sto scrivendo un altro libro, scrivendo, che non sto è il sequel scrivendo. di questo, suppongo. Questo No, sto scrivendo basta. un altro libro che comunque tratta, io tratto temi sempre di attualità, quindi dall'utero in affitto alla, a- all'immigrazione che abbiamo vissuto qui negli anni 60 relazionando a quello che succede adesso, al divorzio, alla separazione fra due coniugi molto conflittuale dove ci sono bambini che poi, voglio dire, questa volta però viene vista dal punto di vista maschile. Quindi Ah, non è la donna a raccontare la storia, ma è il papà, l'uomo, il marito, che in un colpo solo si vede scippato di tutto e finisce senza più famiglia, senza casa, senza niente. E quindi con la sua vita succede ah, che non sì, ne parliamo mai, si parliamo succede, sempre succede. delle donne che È vero. subiscono, ma ci sono uomini Sì, succede, che certo. vanno a finire. E Che quindi finiscono anche per strada. in questo caso mi sto occupando dell'età matura, quella Ok. che proprio verso la fine, dove vorrei far passare il messaggio che noi fuori
quello che vedono gli altri sono persone anziane e magari per i giovani siamo anche con un piede nella fossa. Sì. Dentro di noi invece noi abbiamo le stesse passioni, le stesse emozioni, cioè noi non pensiamo a noi come una persona di 70, 80, 60 anni, noi pensiamo a noi come se fossimo ancora i giovani di una volta. Sì. E io voglio mettere in evidenza come la vita, anche a quell'età, possa ancora riservare delle sorprese, Certo. e che mondo c'è all'interno di ognuno di noi. Certo, Quindi questo sarà il prossimo tema. molto Con interessante, complimenti, calma. molto interessante. Dove possiamo trovare il tuo romanzo? Beh, adesso stiamo parlando di vedere. L'unica cosa, mi piace finire ogni volta con l'ultima frase, proprio l'ultimo pezzettino del libro. Posso? Certo. Sono 3 righe, Certo, anche certo. meno forse. Allora. E quando Andrea sarà finalmente tornato da lei, a sua suocera dirà: «Cara Enza, forse per qualcuno può succedere che nel tempo l'amore si possa trasformare in affetto, ma a volte può accadere il contrario, come è stato per me con Andrea. E questo vuol dire che non importa quale sia il percorso intrapreso per arrivare alla meta, perché poi, alla fine, una volta comprese le ragioni del silenzio, tutto torna». Bellissimo. Quindi Brava. così termina il libro. Bellissimo libro che io consiglio, Le ragioni del silenzio, Dream Book Edizioni, Regina Caterina. Lo consiglio a tutti perché è un libro che ha veramente tanto da dire, ben scritto, come ho già detto, e che si legge davvero, nonostante la mole che può lasciare impressionare un attimino, invece si legge veramente d'un fiato. Grazie Regina, grazie a chi ci ha seguito, grazie a Giuseppe, auguriamo a tutti una buona serata. Allora ringrazio anch'io, ti ringrazio tanto per avermi coinvolta in questa situazione piacevole, perché è stata anche una bella conversazione, sei in grado di mettere a proprio agio i tuoi ospiti, devo dire. Ti ringrazio, sei E molto ringrazio Giuseppe, lo chiamo per nome, non ci conosciamo, comunque è il regista di tutto questo. sì, grazie a lui che... E buona vita e buona fortuna a tutti. Buonasera, bye bye, ciao. Ciao.